Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 207. Quali energie, quali eventi principali caratterizzeranno il mese di marzo 2023? Il mese della primavera, intorno al 21, giorno più, giorno meno, dipende dagli anni, cade appunto l'equinozio della primavera, quindi la primavera astronomica. Andremo a vedere che cosa porta il mese di marzo con le nostre tre varianti. La prima sarà la apatite, la seconda sarà la agata blu e infine la terza sarà il calcedonio giallo. Sono tre varianti molto belle questo mese, veramente si profila un mese di marzo veramente ricco di energia, ma ti lascio scoprire le tre varianti da solo o da sola. Prima però ti ricordo che è finalmente uscito il libro Il Tarocchio di Marco Barsotti e Ramuncio Matta. In descrizione a questo video puoi trovare non solo i link per acquistare la tua copia del libro, ma anche il link alla videopresentazione pubblicata una settimana fa, se non ricordo male, sul canale YouTube della Lucerna. Bene, presentazione velocissima, si conclude qua, non resta che passare alle nostre tre varianti, ovviamente prima sigla! Variante dell'apatite, la mettiamo qua e andiamo a chiedere, per te che hai scelto la variante dell'apatite, qual è l'energia generale del mese di marzo 2023. Per te che hai scelto la variante dell'apatite, qual è l'energia generale del mese di marzo 2023? La temperanza è una bella carta, può rappresentare il feeling, la cura o magari anche il bisogno di curarsi sia a livello fisico sia a livello emotivo. La temperanza è una carta che presuppone un certo equilibrio che bisogna portare nella nostra vita oppure che stiamo portando nella nostra vita. Non è detto che ci dica devi portare l'equilibrio, magari ti sta dicendo è un mese nel quale riuscirai a mantenere l'equilibrio. Certamente la temperanza è una bella carta per ciò che riguarda la socializzazione, spesso va a parlare di ispirazione, soprattutto in campo artistico, ma anche ispirazione in generale nel vivere la vita, quindi un mese dove magari le idee non ti mancheranno, anche le tentazioni in un certo senso, perché la temperanza poi è una carta legata anche alla sessualità, ai feeling, oppure anche magari è proprio quella che è la vicinanza emotiva a qualcuno, non necessariamente un qualcuno che vediamo come potenziale partner o comunque anche come avventura, può essere anche una bella carta di amicizia. È una carta che parla anche però di amore corrisposto, questo non scordiamocelo, quindi comunque qualunque sia il tipo di feeling che ti lega a qualcun altro, sicuramente qua ti sta dicendo nei rapporti personali comunque c'è una corrispondenza importante o comunque c'è un bel equilibrio. È una carta che parla di sogni premonitori, in questo mese potresti avere anche delle comunicazioni importanti a livello onirico, parla di ricerca di sé, di guarigione spirituale o anche di quella che è magari la circolazione, intesa sia come circolazione del corpo, quindi magari ti sta anche dicendo fai un po' di moto in più nel caso questo mese, oppure anche di circolazione intesa come viaggiare. Ora, viaggiare, la temperanza può essere anche, mi piace molto questa osservazione di Jodorowsky, un passaggio di una frontiera. Quindi magari
Per frontiera non si intende necessariamente un andare all'estero, per qualcuno potrebbe anche essere, per altri sicuramente la frontiera è mentale, quindi magari un posto dove non siamo mai stati, o quindi magari un posto dove non avremo mai detto di poter andare. È comunque una carta che ci dice che il mese va affrontato o lo affronterai con moderazione. Andremo a vedere poi in dettaglio a cosa questa temperanza si riferisce, però in generale mi sembra una carta molto buona. Può essere anche il riuscire a far pace con qualcuno con cui c'è un conflitto da tempo abbastanza lungo. La temperanza è una carta che presuppone tempi lunghi, ma essendo anche una carta di conciliazione di opposti, di equilibrio e di armonia, probabilmente qua ci potrebbe essere anche la decisione di far pace con qualcuno. Attenzione, la decisione non vuol dire il far pace, la decisione è la decisione, poi il far pace magari può avvenire in un secondo momento. È però una carta di buoni propositi, in quanto una carta di concretezza, non è una carta che perde tempo. Anche se deve attendere tempo, la temperanza però non è certo una carta che spreca il tempo. Sa benissimo che appunto la linea temporale, la scansione temporale, prima o poi dovrà comunque mettere il consultante di fronte a certi passaggi o a certe scelte o a certe decisioni, e quindi di conseguenza la temperanza ti dice tutto quello che è il tempo che stai vivendo in questo marzo che vivrai o che stai vivendo in questo momento è comunque un tempo funzionale a portare un equilibrio dentro di te e nel caso appunto di conflitti anche fuori di te. È una carta molto 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 bella, soprattutto ripeto per il feeling, per l'armonia sia con le altre persone che con noi stessi. Andiamo a vedere in dettaglio questo mese di marzo 2023. Che cosa ti porta per te che hai scelto la variante dell'apatite? Per ora è iniziata veramente molto 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 bene. Che cosa ti porta il mese di marzo 2023? Per te che hai scelto la variante dell'apatite. Ok, direi che può bastare. Un altro paio e poi il 5 di denari. Allora non devi guardare al 5 di denari come una carta che parli necessariamente di una perdita o magari anche che parli di quella che è un'eccessiva perdita a livello economico, quindi un dispendio magari proprio o a livello economico o energetico. È vero, in generale è una carta che non è molto favorevole per quello che è il mantenere le energie. Di solito è una carta che può parlare magari anche di un cambiamento in negativo nella situazione lavorativa, oppure magari della necessità di fare oculatezza. È un latente senso di carenza o di indigenza, ma può rappresentare anche un qualcuno che magari ci aiuta ad uscire da una situazione nella quale non stiamo benissimo a livello materiale. Può essere anche la perdita di una carica, su questo secondo me vale un attimino la pena di ragionarci, soprattutto accanto a una temperanza, forse un mese nel quale si riscopre proprio il proprio ruolo nei confronti degli altri e si capisce anche che cosa si deve rilasciare a livello energetico e che cosa invece si deve coltivare. Certo è che un 5 di denari è una carta di privazione, di impoverimento, forse potresti essere portato o portata a sanare un conflitto interiore che si riflette in quello che è il mondo esterno e questo potrebbe apparirti un po' come una sconfitta, ecco un po' la nuova frontiera, quindi il prendere coscienza a livello mentale che forse è il momento di mettere uno stop ad una qualche situazione, soprattutto ti ripeto nei rapporti personali, può essere anche l'ingerenza di troppe persone in quelli che sono i tuoi affari o magari le troppe persone che ti si rivolgono non lasciandoti mai un momento libero. Insomma, un po' forse secondo me un ricercare un equilibrio anche a dispetto di una perdita che secondo me può arrivare con un 5 di denari più a livello energetico che materiale.
Certo è che la carta con una temperanza può parlare anche appunto del dispendio in termini proprio economici dovuto appunto a un qualcosa di nuovo, soprattutto legato a una espressione dell'arte o comunque legato a quello che è il contemplare l'arte. Qui mi ci sta il viaggio nella città d'arte, mi ci sta l'andare a una mostra, mi ci sta ma anche il procurarsi un oggetto d'arte, quindi magari spendere un po' di più, può succedere. Per oggetto d'arte si può intendere anche il mazzo di tarocchi molto bello esteticamente, oppure per idea di arte, idea di bellezza con una temperanza che è carta di cura ci può anche stare il prendersi cura di sé, magari iscrivendosi ad una palestra, magari andando a fare un trattamento di wellness. Insomma, qua può essere proprio magari un po' tirare i remi in barca per quanto riguarda i rapporti con gli altri, quindi anche mettere un po' dei sani confini, anche delle sane frontiere che magari appunto invitiamo gli altri a non superare. Però ecco, secondo me questo lo percepiamo inizialmente come un momento in cui più che essere succubi della carenza si ha un po' voglia di carenza, quindi magari prendersi questo mese per sé, magari anche farsi dei regali potrebbe essere, come dicevo prima. Allora, il 9 di bastoni, sai che l'idea di viaggio, l'idea di passare una frontiera qua è veramente... tieni a mente quello che ho detto prima, inerente alla frontiera. Quindi frontiera intesa come l'andare all'estero, ma frontiera anche intesa come aprire uno sguardo su una situazione o su un luogo che fino ad oggi non avevamo contemplato, Beh, caspita, l'innamorato, una carta di iniziazione, una carta di bivio. E il 3 di denari. Allora, tu, secondo me, non sarà per tutti, ma tu che hai scelto la variante della patite, questo mese veramente attraverserai una frontiera mentale o materiale. Quindi o veramente devi viaggiare, o veramente qua c'è proprio l'aprirsi ad una novità. Ma non è non è una nuova conoscenza, tanto per intenderci. Secondo me qua è proprio un nuovo stile di vita, proprio un voler ripartire, forse anche magari veicolando poi quelle che sono le proprie energie su nuovi stimoli, nuovi progetti di vita. La temperanza, ti ricordo, è una carta di arte, di bello, quindi qua c'è proprio una latente idea di rinnovamento con direzione verso un tipo di frontiera, un tipo di limite. Vedi, 9 di bastoni è una carta di limite che intendiamo sorpassare. Per altre persone c'è forse anche la paura perché il 9 di bastoni è anche uno stato di allerta ed è di nuovo una carta di comunicazione a livello onirico, magico o comunque divinatorio. Quindi qua c'è veramente, secondo me, un po', da una parte, per qualcuno più che da una parte, ci sarà proprio la paura che una scelta venga a costarci troppo. È una scelta, secondo me, di altre persone. Quindi un po' la paura qua per dire che il partner, la partner mi lascino, che questo progetto non vada perché non trovi finanziamenti, che quest'idea non decolli perché non trova persone che ne sposano i cardini, ne sposano le basi, quindi magari non viene capita. Ecco, da una parte c'è un po' la sensazione che una scelta di qualcun altro ci costi in termini energetici se non economici, ed è come se attendessimo una comunicazione, una chiamata. Può essere anche il classico colloquio di lavoro che magari sì, abbiamo fatto, però andrà, non andrà, e non sono molto fiducioso, non sono molto fiduciosa. Può essere anche un po' la paura di questo, la certezza che magari un qualcosa su cui stavamo investendo magari vada un po' a veder crollare le nostre aspettative. Dall'altra però c'è proprio un volersi proiettare oltre soprattutto la propria sfera sociale, un po' come se si fosse saturi delle persone
che si hanno intorno. Sì, ok, la temperanza, ho detto prima, è una carta di buon vivere, di buon rapportarsi con gli altri, ma forse è proprio per questo che qui c'è bisogno di un qualcosa di nuovo, perché nel momento in cui poi l'altra persona o le altre persone diventano forse anche un pochino troppo prevedibili, si ha voglia di novità, si ha voglia di uscire un po' dal guscio, uscire un po' da questi paletti che abbiamo messo noi a livello di frequentazioni sociali. In questo caso la scelta potrebbe essere quella di cercare proprio di aprirsi a nuove situazioni, e questo potrebbe valermi anche per il lavoro, cioè nel senso, qua magari c'è un qualcosa che va bene però poi va troppo bene, manca di stimolo creativo, ecco, questo volevo dire. E secondo me con un 3 di denari qua giù c'è proprio la voglia di mettere in cantiere nuove idee, nuovi progetti. Non è un mese brutto, però questa temperanza, un po' com'è alla fine il suo senso ultimo, soprattutto se leggi nel mio libro, nel tarocchio, si mi fa anche un po' di promo, c'è scritto anche che la temperanza effettivamente è una carta di equilibrio, eccetera, ad un livello, sì, diciamo, non superficiale, anche a un livello profondo, ok? Però ha dei risvolti di irrequietezza non indifferenti. E qui l'irrequietezza io la percepisco tutta. Sì, più o meno sì. Mi viene anche da pensare che qui si potrebbe essere un po' saturi dell'attendere che qualcuno prenda una decisione intorno magari a quella che è una nostra proposta, che quindi torna un po' quello che ho detto prima del colloquio di lavoro di cui non si sa l'esito, però se la portiamo sull'amore, se la portiamo magari ci siamo aperti verso qualcuno, abbiamo tentato di conoscerlo, conoscerla meglio, questo è il mese in cui diciamo, sai cosa, alla fine è andata come è andata, cioè io posso veramente aprirmi a situazioni migliori di questa, che è percepito sì come una rinuncia, però in realtà poi alla fine, vedi, i 5 sono sempre carte particolari perché hanno sempre un aspetto legato a quella che è poi la volontà. Qui la volontà può essere quella di elaborare una perdita che magari nemmeno ci sarà, perché secondo me qua è talmente tenue la cosa. In generale, come i 5 sono un po' carte che parlano del distruggere ciò che c'era prima, sia esso teorico o fisico, per poter far spazio al nuovo. Quindi la carta del 5 di denari potrebbe proprio parlarmi del mettere i paletti intorno ad una situazione che magari fino ad ora era anche bella, però magari ha nutrito speranze che erano belle, ma poi strizza strizza non si concretizzano. È un bel insegnamento, perché poi alla fine l'innamorato mi può rappresentare anche una nuova conoscenza se sei in cerca di amore, o mi può rappresentare anche il supporto di qualcuno, l'aiuto di qualcuno. Comunque alla fine è un passaggio importante, sono 2 strade, un mese nel quale puoi, attraverso la tua percezione del mondo attorno a te, attraverso anche un po' una scrematura di persone e attraverso anche un po' nuovi input a fare, puoi aprirti un nuovo bivio, una nuova strada che sicuramente per te appare fruttuosa. Andiamo a mettere 3 carte di chiarimento per capire ancora più a fondo come si orientano queste energie. Il 3 di spade. Continua un po', vedi, questo latente senso di tradimento, ma anche la rivendicazione di un'individualità che sicuramente è molto forte. L'asso di coppe e di nuovo, guarda, apri e chiudi con la temperanza. Sì, questo mese in estrema sintesi, sia che parliamo di amore, sia che parliamo di lavoro o di qualsiasi altro tipo di situazione,
tu lavorerai alla costruzione dell'alternativa, lavorerai alla costruzione di una nuova frontiera. Per qualcuno ci sarà veramente una conoscenza importante, per altri ci sarà veramente uno spostamento importante, per altri ancora ci sarà proprio l'illuminazione importante che porta ad aprirsi a nuove frontiere mentali. Ma tutto questo parte, secondo me un 3 di spade non va visto come carta di dolore, carta di tradimento, secondo me parte da un momento di immobilità che crea poi il senso di dolore, un po' un'attesa che non si concretizza mai. Dall'innamorato, l'innamorata quel gesto in più, dal lavoro quella occasione di brillare, di mettersi in luce in più, dal proprio hobby, se fosse un hobby artistico, creativo, quel momento, quella scintilla che bisogna avere per mettere in cantiere un'idea ben solida, dalla cura di se stessi, quel prendere coscienza che forse dedichiamo troppo tempo a cose che ci tolgono appunto attenzione a noi stessi. Insomma, c'è quel moto, mi permetti sta parola, rigurgito di ribellione che ti fa dire no, basta, vado oltre, mi apro ad un'idea nuova, mi lascio investire da quelle che sono le possibilità dell'universo. Apri e chiudi con una temperanza, interessantissima questa cosa, cioè è un mese nel quale scegli di darti tempo, scegli di rivendicare il tuo tempo. È molto molto bella, quasi un passaggio iniziatico per te, soprattutto per quanto riguarda l'idea di socialità o di affetti. Andiamo a vedere l'Ancient Femminine Wisdom, che cosa ti dice per il mese di marzo 2023. E ripeto, in alcuni casi c'è proprio lo scegliere di riallacciare i rapporti con qualcuno, però è sempre lo scegliere, non è ancora l'agire. Guarda, rituali sociali è quello che ti dicevo prima, i rituali sociali sono proprio, ci dice la carta, quelli che sono i matrimoni, le amicizie, i fidanzamenti, il contratto di lavoro, tutto ciò che contribuisce a creare il nostro ruolo nella società e quindi anche di conseguenza tutto ciò che risulta di noi agli altri percepibile. Quindi in questo caso tu lo rimetti un po' in discussione perché forse in realtà ti sta creando un po' una stasi, forse anche una sorta di gabbia dorata, lo percepisci così, perché poi la carta di rituali sociali ci spinge ad interrogarci proprio su quello che è il nostro ruolo in società. È quello che volevamo, è quello che ci è toccato in sorte, è quello che abbiamo costruito con scelte giuste, è quello che abbiamo costruito con scelte che sono migliorabili. Sicuramente qua, oppure magari anche scelte che ci rendiamo conto essere sbagliate, sicuramente qua c'è proprio la volontà di andare oltre una situazione che non sta dando. Sì, molto bella come lettura, qua si fa molto appello a quella che è la tua, alla fine la tua essenza, la tua vera personalità, sbattendotene anche un po' di quelli che sono poi i diktat del lavoro, delle relazioni, anche degli amici, magari delle persone invadenti. Insomma, è un momento nel quale hai bisogno di nuove frontiere. Sì. Vediamo il Botanical Magical, che poi in realtà sarebbe Magical Botanical, non al contrario come ho detto io. Che cosa vuol dirti per il mese di marzo 2023? Qual è il vostro consiglio? La violetta delle streghe, ci picchia, che carta molto, poi sarebbe la pervinca. La carta fondamentalmente va a ribadire quanto detto fino ad ora, ti va a dire di rivendicare il tuo potere personale, di non scordare le tue radici, quindi
torna un po' il senso ultimo della carta dei rituali sociali, quindi chi sei veramente nel profondo, e quindi ti dice esplora il circostante, apriti alle nuove percezioni dell'universo attorno a te, quindi hai 2 volte la temperanza, sicuramente il passaggio di una frontiera mentale, l'idea di essere sedotti da qualcosa di nuovo, non deve essere necessariamente a livello di amore, c'è, ok? Però non scordarti chi sei, non commettere l'errore di rifarti magari abbagliare da chimere che possono poi farti scegliere un altro sentiero di vita che però non è quello poi che nel tempo si rivela funzionale. L'unico modo per cui puoi fare questo è sapendo che un potere dimora dentro di te ed è il tuo potere personale, e quello non lo puoi cambiare, lo puoi far evolvere, ma non lo puoi né rinnegare né tantomeno lo puoi asservire a quelle che sono poi le situazioni di diktat imposti appunto dal tuo ruolo sociale. Quindi qua c'è proprio un mese dove si rasenta, secondo me, un po' una visione diciamo integrata, più mi veniva da dire mistica, però qui in realtà siamo proprio alle basi, nel senso qui si prende coscienza e quindi si capisce alla fine che forse anche a perdere un qualche tipo di beneficio, un qualche tipo di conoscenza, di rapporto, di anche situazione lavorativa, o magari a scegliere di brillare un po' meno, è tutto in funzione poi di ciò che ci permetterà di brillare dopo. Ma perché? Perché sarà costruito sulla base di quella che è la nostra vera essenza. È una lettura molto bella per te, un mese di fermento emotivo molto forte, fermento creativo molto forte, e un mese nel quale vorrai spingerti oltre le frontiere della tua percezione, soprattutto a livello sociale. Io ti auguro il meglio per questo mese, ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like e ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere la notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'agata blu. La mettiamo qua e andiamo a chiedere ai tarocchi dorati degli estensi qual è l'energia generale del mese di marzo 2023 per te che hai scelto la variante dell'agata blu. Qual è l'energia generale del mese di marzo 2023 per te che hai scelto la variante dell'agata blu? Ok. Il sole. Bella carta il sole, carta di realizzazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, è associata al concetto di oro, quindi al concetto di soldi o comunque di entrate economiche. Sicuramente una carta molto bella per quanto riguarda l'espansione dei propri interessi, l'espansione di quella che è non solo interessi economici, l'espansione appunto di quella che è la propria percezione del mondo. Quindi un mese nel quale probabilmente ci si apre, ci si gode un po' tutto quello che è il mondo attorno a noi. Di solito il sole ha un intelletto positivo che affronta le situazioni con una certezza, una stabilità di fondo che portano poi l'esito di qualsiasi situazione ad essere il migliore auspicabile. È una carta che parla di risultati concreti, di protezione, di felicità, di amore ricambiato. Può far riferimento alla figura del padre o alla famiglia, o anche all'infanzia, ai figli, ai bambini, oppure alle persone delle quali ci prendiamo cura. Anche gli animali domestici possono essere rappresentati dalla sfera di influenza del sole. È un aiuto reciproco, una unione felice, rappresenta il proiettarsi verso la stagione estiva con le migliori aspettative,
e di solito va a rappresentare anche quello che è poi un cammino sicuramente destinato a sfociare in successo. Può rappresentare anche in questo caso le istituzioni statali, quindi se stai aspettando mutui, concessioni, decisioni, benefici, colloqui di lavoro fatti all'interno di un'istituzione, la risposta qua verte verso il positivo, o almeno energeticamente, poi andremo a vedere in dettaglio quello che ci diranno, ed è comunque una carta, ti ripeto, che poi porta alla luce comunque tutto il positivo. A proposito del portare alla luce, il Sole è anche una carta che porta alla luce un qualche tipo di sensazione o magari qualcosa che c'era nascosto, quindi può portare alla luce i tuoi talenti, può portare alla luce la tua decisione, così come può portare alla luce delle occasioni di crescita che puoi cavalcare, che puoi prendere al volo, o può portare in luce un qualcosa che magari ha tentato un po' di minare la tua situazione. Il Re di Denari cade, ce lo teniamo. Bella carta, molto bella, direi. Molto molto bella. Per te che hai scelto la variante dell'agata blu, come sarà il mese di marzo 2023? Ok. Imperatore e Re di Denari assieme. Accipicchia, che mese bello che è questo. Regina di Spade. Asso di Bastoni. 3 di Coppe. Allora, la chiudiamo qua, tanto è un trionfo su tutti i fronti, soprattutto per ciò che tu potevi credere di non avere la possibilità di mettere in moto, quindi il lavoro che non trovi, la situazione economica che magari non migliora, le conoscenze importanti o magari il rinsaldarsi di un rapporto, tutto ciò che magari caratterizza un po' questa Regina di Spade. Te l'ho detto tante volte, a me la Regina di Spade piace tanto perché è la carta di chi si è fatto da solo, si è fatto da sola, la carta di chi non deve niente a nessuno. Tuttavia il lato, fra virgolette, negativo, non esistono lati negativi o positivi nelle carte, sono tutti comunque per insegnarci qualcosa. Però usiamo sto termine, il lato diciamo negativo della Regina di Spade è proprio il senso di perdita, il senso di privazione, e quindi è una carta che tendenzialmente parla magari di prospettive future che non ci appaiono così rosee, non ci appaiono così costruttive. In realtà questa Regina di Spade viene un po' a trovarsi a sorpresa forse anche da quello che è un asso di bastoni. Allora, c'è una particolarità nell'asso di bastoni. L'asso di bastoni è una carta che rappresenta quelle che sono le notizie o i nuovi inizi o anche le novità che entrano nella nostra vita, laddove poi però noi abbiamo un concorso, ovvero l'asso di bastoni non è il lavoro che mi arriva perché sono bravo, mi hanno visto su YouTube, eccetera. L'asso di bastoni è il lavoro che mi arriva perché prima io ho bussato a una porta. Quindi c'è sempre un concorso del consultante, così come in amore l'asso di bastoni non è una ragazzina che viene signor Cronos mi garbi, no, anche no, cioè l'asso di bastoni è una che magari ho visto io, ho cercato di conoscere, di capire come, che ricambia, quindi c'è sempre un tuo concorso, quindi non essere bando ai pessimismi, perché questo mese veramente hai addirittura 2 figure, di cui una è l'imperatore, quindi un arcano maggiore che porta di nuovo notizie, così come l'asso di bastoni, notizie che vanno a stabilizzare la tua situazione sia a livello affettivo che lavorativo, nel campo che più ti preme, ma l'imperatore rappresenta anche l'esercizio del proprio potere personale.
Carta meravigliosa in quanto questo potere personale si concretizza poi in quella che è la capacità di amministrare rettamente le proprie risorse energetiche. Torna molto il concetto di famiglia. È possibile che qua in questo mese la famiglia per te sia un qualcosa di estremamente importante a livello di sostegno morale o fisico, oppure porta alla luce appunto quelle che sono occasioni di realizzazione personale veramente molto importanti per noi. Con un re di denari in alcuni casi potrebbe esserci addirittura il consolidare una situazione di coppia, l'avvicinarsi a qualcuno, re o regina che sia, perché poi alla fine vedi qua le carte di corte mi escono tutte e due, una regina di spade e un re di denari. Quindi potrei dire anche che qua, se stai frequentando qualcuno, probabilmente c'è un infittirsi dei rapporti. Se sei in coppia, con ogni probabilità potrebbe essere un infittirsi della complicità, ma qui attenzione anche a ingerenze esterne, non verso l'altra persona, secondo me verso te, quindi un po' qualcuno che potrebbe magari cercare di entrare nella tua situazione di coppia facendoti un po' di corte. Questo poi magari la decisione sta a te. Il 3 di coppe si può vedere anche come carta di triangolo. Certamente per qualcuno potrebbe essere il contrario, mi dispiace dirlo, ma questi due re con questa regina di spade potrebbero rappresentare invece, soprattutto se sei uomo, potrebbero rappresentare invece proprio due persone che si contendono una donna. Non è detto che sia così, non è detto che siano due persone, due maschi che si contendono una donna. Può essere anche il contrario, per carità, però per qualcuno purtroppo il sole porterà alla luce un re di denari ed un imperatore, e quindi quest'asso di bastoni diventa un po' forse la notizia nel quale appunto si dice che probabilmente la persona che stiamo frequentando ha un'altra frequentazione o si sta aprendo ad un'altra frequentazione. Certamente anche qua te la sdogani abbastanza bene, perché poi alla fine c'è un 3 di coppe che è una carta di vittoria, una carta di trionfo, quindi secondo me in realtà qua poi alla fine, anche se fosse uno scoprire che un qualcuno fa un po' il furbetto, la furbetta, in realtà poi sì, diciamo che l'energia che mantieni è quella di un sole fondamentalmente, quindi di qualcuno che poi alla fine è sicuro o sicura del suo percorso ed è sicuro o sicura anche del suo successo nel tempo. Laddove in amore queste carte mi possono parlare del rivelarsi di una situazione triangolare, forse magari solo mentale, che secondo me però riguarda più te, però ti ho detto può riguardare anche altri, è possibile, anzi è sicuramente quasi certo, che l'aspetto finanziario, l'aspetto dei soldi, del lavoro o delle possibilità materiali è molto molto positivo in questa lettura. Sole, re di denari, imperatore, tre carte di retta amministrazione delle energie che sono quelle con cui poi noi pensiamo e quindi costruiamo di riflesso anche la nostra materialità. Diciamo che sotto questo aspetto è un mese importantissimo, anche se si parte anche qui da un senso di privazione, ti ripeto, però poi c'è magari quella comunicazione lavorativa che stavi aspettando, quell'entrata economica, quella decisione che ti permette magari di investire o magari di ricevere denaro, insomma tutto ciò che verte intorno al consolidamento della tua situazione materiale qua è estremamente favorito in questo mese. Potrebbero arrivare soldi extra, non ci vedo tanto la vincita, però magari in alcuni casi può esserci il 3 di coppe, appunto anche una vittoria, mi raccomando gioca con criterio, però secondo me qua è più una crescita delle finanze o magari anche data la presenza di un re di denari il riuscire a vendere un qualcosa da un progetto a un immobile a quello che è anche un'auto per modo di dire. Ecco qua c'è proprio il portare a compimento un qualcosa che va a dare una buona iniezione di fiducia alla nostra situazione materiale. Potrebbe essere anche la vendita di una casa, per dire, con un imperatore su un re di denari. Quindi direi ottimo mese per te della variante della Agata Blu.
escluso il fatto che per alcuni questo triangolo non è vissuto ma è subito. Comunque ripeto, anche qua secondo me ci si sdogana abbastanza bene. Andiamo a vedere le carte di chiarimento. Allora, 2 di denari. Di nuovo il sole. 3 di bastoni. È una vittoria su tutti i fronti. A livello lavorativo, a livello di amore, a livello legale, a livello dove vuoi. È una vittoria su tutti i fronti. Il 2 di denari può essere di nuovo l'idea di ripensamento, di nuovo l'idea di tentennamento, di nuovo l'idea di non sapere come direzionare le proprie energie, anche, torno a dirti, alla luce di un qualcosa che questo mese esplode veramente in maniera vigorosa. E di nuovo questo sole è un portare alla luce un qualcosa nel quale abbiamo messo comunque delle energie, anche se magari ora potrebbe non far più parte della nostra vita, il classico progetto abbandonato che poi viene ripreso, o magari la nuova conoscenza coltivata sulla quale cominciamo a nutrire seri dubbi. Questo è il mese nel quale ci si rivela la stabilità e per alcuni anche a livello economico, ripeto, non c'è molto da aggiungere su un 3 di bastoni, la carta di chi lavora, la carta di chi è anche meticoloso, meticolosa nel riuscire ad osservare tutti i dettagli, la carta degli inventori, degli artisti, dei commercianti, degli artigiani, di chi appunto crea con le proprie mani e con la propria mente un qualcosa, ci lavora in modo appassionato e quindi per estensione può essere anche, appunto ti dicevo, il riuscire a vendere un'auto, una casa o magari tutti i fogli che uno fa per una causa legale o per un mutuo, che alla fine poi qua giù portano alla risoluzione in positivo. Il 3 di bastoni è sempre una carta di successo. Bene, direi di non aggiungere altro, perché comunque diciamo che questo è un bel mese. Certo, le energie sono queste, per qualcuno sarà un'iniezione di novità veramente forte, per altri sarà magari un po' meno forte, però comunque lo vedo un mese nel quale si ha molta fiducia in quello che è poi le prospettive future, in quelle che sono le prospettive future. Sì, anche nonostante quello che potrebbe essere per alcuni la scoperta di un triangolo. Vediamo l'Ancient Feminine Wisdom. Lascia andare, Demetra, oppure lasciati andare, perché stai per raccogliere frutto. Tutto ciò che è nuovo alla fine, Demetra, è proprio la nascita dei frutti di ciò che è stato per noi in precedenza, quindi assolutamente potrebbe appunto esserci un qualcosa, un qualcuno da lasciare andare, ma secondo me è una cosa leggera, non è l'amore della vita per cui si soffre o il lavoro che magari ci ha dato chissà cosa. Cioè alla fine un po' qui la vedo sorpassare in maniera anche abbastanza sbrigativa. Se fosse anche una situazione triangolare o qualcosa che dobbiamo, cioè alla fine dici ma sì dai, ma io sono proiettato verso cioè qua è molto bello, questa lettura è veramente molto 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 bella. Complimenti a chi ha scelto questa variante. Addirittura Demetra è proprio la rinascita anche in campo affettivo o in campo lavorativo, è rappresentata insieme alle Messi, quindi comunque tutto ciò che è il raccolto del nostro duro lavoro su noi stessi questo mese potrà iniziare ad arrivare, magari per qualcuno arriverà, per qualche altro appunto si concretizzerà a livello energetico e sarà un po' più lento nel manifestarsi, però comunque qua è molto 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 positiva. Vediamo il Magical Botanical.
il Salice. È una carta che fa riferimento alla nostra flessibilità mentale e ci dice che questo mese siamo capaci di riuscire ad adattarci sulle situazioni di qualsiasi tipo, anche quelle più spinose. Alla fine è una carta che parla della percezione di cosa è vita e di cosa è morte, quindi di cosa possiamo rilasciare, possiamo mettere da parte, di cosa invece dobbiamo coltivare, un po' già come Demetra dice, lascia andare perché per te c'è comunque un grande tesoro in arrivo, è molto simile come concetto. E quindi va a parlare di quello che un po' può essere per noi visto come un'illusione, che è magari una, ti ripeto, magari la famosa situazione triangolare che ho visto, ma che però alla fine prendiamo con filosofia. Ed è questa una forza molto bella, il prendere proprio con mente aperta, con leggerezza, con filosofia una situazione che forse in fondo sentivamo che doveva in un certo modo morire, e quindi questo mese ci apriamo proprio all'abbondanza. Ecco, io credo che tu che hai scelto questa variante, anche se veramente dovesse arrivarti, dovesse essere portato alla luce un qualcuno che o sta facendo il doppio gioco a livello affettivo o magari sta tentando di metterti un po' i bastoni fra le ruote, o magari sul lavoro, che ne so, ti fa un po' di mobbing, o magari, ecco, alla fine ti dice adagiatici, perché comunque tanto per te si sta per aprire un periodo di abbondanza molto bello, magari, ti ripeto, nei prossimi mesi, che alla fine, cioè, questa è proprio una piccolezza, la considererai come una piccolezza. E anche se fosse il lasciare andare qualcuno a cui si tiene, che ne so, un amico che parte, un figlio che parte, cioè alla fine tu sai che comunque c'è abbondanza nel tuo futuro, e questo è molto bello, molto molto bello, soprattutto per questa notizia importante che ti porta alla luce un'opportunità di crescita o una conoscenza importante in amore, o il consolidarsi di un rapporto importante che comunque ti fa sperare, ti dà nuova linfa, nuova grinta, nuova energia. È un mese nel quale riesci a fare un lavoro che di solito si riesce a fare dopo anni e anni di preparazione, riesci a cavalcare le energie del momento. Non è facile, non è facile, però tu riesci a farlo questo mese. Se riesci a mantenere questo mood, sicuramente migliorerà costantemente e in modo molto forte anche quella che è la tua vita in generale. Complimenti. Ti faccio gli auguri per un marzo bellissimo, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del calcedonio giallo, lo mettiamo qua e andiamo a chiedere alle carte dorate degli estensi, ai tarocchi dorati degli estensi, qual è l'energia generale per il mese di marzo 2023 per te che hai scelto la variante del calcedonio giallo. Qual è l'energia generale del mese di marzo 2023 per te che hai scelto la variante del calcedonio giallo? Ok. Il giudizio, carta molto bella, può parlare di quella che è una purificazione, riuscire a trascendere un momento di blocco, parla di chiamate, notizie, soprattutto da situazioni per le quali stiamo aspettando una comunicazione, non necessariamente a livello lavorativo, anche per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda le conoscenze. È il parlare, comunque il confrontarsi, il condividere ideali o esperienze. È una carta che ti parla anche dell'attività, diciamo,
onirica, o comunque più che onirica, e sì, il sogno col giudizio ci sta, anche divinatoria, proprio delle energie soprasensibili che probabilmente questo mese saranno molto forti a livello di percezione per te, o comunque non sarà per tutti, ma comunque in generale il giudizio fa anche questo tipo di connessione, porta anche questo tipo di connessione. È la carta per eccellenza dei ritorni, quindi potrebbe esserci il ripresentarsi di un qualcuno, però anche la carta del coinvolgimento emotivo, appunto progetti portati avanti insieme possono essere intesi come progetti artistici, hobbistici, lavorativi, oppure appunto anche di amore, quindi un qualcuno che magari si apre alla nostra conoscenza, si apre alla nostra frequentazione e magari appunto va increscendo un feeling, un sentimento con qualcuno. La carta del giudizio è una carta che prevede la capacità di purificare quanto fino ad ora è stato un po' come una tossina per noi, quindi un qualcosa che può averci portati ad essere forse anche un po' sospettosi verso le dinamiche del mondo in generale, non solo dei rapporti sociali, ma magari quelle persone che hanno bisogno appunto di una bella iniezione di fiducia, di un abbraccio bello da parte delle altre persone o del destino. Il giudizio dice sta arrivando, comunque alla fine è una carta molto bella per quanto riguarda le prospettive future, ed è una carta che le prospettive future le fonda solidamente sul passato. Ecco perché si parla spesso di carta di ritorno, perché si fonda appunto su quello che è il passato. Ritorno, ti ripeto, che non è escluso. No, ho sbagliato mazzo. Andiamo a vedere, gli oracoli li facciamo in fondo. Andiamo a vedere come sarà il mese di marzo 2023 per te che hai scelto la variante del calcedonio giallo. Ok. Regina di bastoni. Allora, è una carta che parla sicuramente di quelle che sono novità importanti a livello sia affettivo sia lavorativo. La Regina di Bastoni di solito è una carta che parla di quella che poi è una storia d'amore forse non destinata a durare per molto, un qualcosa che forse va ad esaurirsi, però sicuramente a livello di coinvolgimento molto forte. In generale però può rappresentare anche la persona che ci fa sangue, lo dico così, la persona che ci attira e che quindi magari non ha al momento una storia con noi, ma che appunto si dirige verso di noi. In questo senso la carta della Regina di Bastoni può rappresentare anche una relazione durevole, sicuramente partita però da una conoscenza appunto precedente all'inizio della relazione, quindi anche da uno sperarci fondamentalmente, uno o una che ci fanno sangue, un po' te l'ho detto prima, mi viene da dire questo. A livello lavorativo è importante, rappresenta una donna che è di solito una donna, poi se sei uomo volta, però in generale rappresenta o una donna che ha un grande ruolo a livello imprenditoriale, quindi la padrona di un'azienda, oppure magari è un insegnante molto brava nel suo lavoro, oppure sono le qualità femminili se sei un uomo, quindi quella grande intuitività che ti permette di percepire il mondo in maniera molto più profonda, che si vanno a sviluppare anche a livello lavorativo. Quindi è una carta molto positiva. L'unico problema della Regina di Bastoni forse è un po' focosa, quindi qua la focosità nel rapporto si trasforma in quello che è poi una grande passione, comunque con un qualcuno che già conosciamo, o comunque l'avviarsi di una grande passione, di quella che si rivelerà una grande passione con qualcuno che però non c'è del tutto sconosciuto o sconosciuta, oppure
appunto la focosità nel lavoro può essere indice del lavorare in maniera molto forte, molto bella, con alacrità appunto, oppure può essere la focosità intesa come il portare magari anche conflitto sul lavoro per le proprie scelte, per le proprie decisioni, per il proprio carattere. Se non hai il lavoro può essere la decisione, la determinazione con cui persegui il tuo obiettivo di riuscire a costruirti o a trovare una tua dimensione. Comunque è sempre una carta molto positiva, mi fa molto piacere, stanno uscendo carte molto positive, vediamo un po'. Allora, la luna, qui la passione questo mese è forte, L'otto di denari, l'imperatrice. Allora, sicuramente l'amore è uno dei principali traini di questo marzo, o comunque più che l'amore la passione, anche la sessualità e la sensualità, la voglia di sedurre, di lasciarsi sedurre. Però è un gioco che si porta avanti con qualcuno che già conosciamo o che viene dal passato, sì, perché un 8 di denari non è una carta di novità, è una carta di routine, di continuità. Allora, per me qualcuno qui sicuramente potrebbe dichiararti, perché io credo che qua ci sia con questa luna, intesa come carta di segreto, su un 8 di denari, quindi un qualcuno che già conosci o che torna dal passato, ma io qua più che... Allora, non è un ex qua, mi sembra che qua si parli proprio di un qualcuno con questa regina di bastoni che appunto si rivela. E anche l'imperatrice, che fondamentalmente è una carta di energie in scala anche forse maggiori rispetto a quella che può essere una regina di bastoni. Ovviamente l'imperatrice ha un ventaglio di significati in più che poi andremo a vedere dopo, però anche l'imperatrice può parlarmi proprio di voglia di seduzione o di un qualcuno che appunto viene per sedurre, ma che non è necessariamente un qualcuno del passato, perché l'imperatrice di solito è una novità, è un qualcuno di nuovo, però qui c'è una luna, quindi un qualcuno che osserva, che sicuramente si rivela per quella che poi probabilmente può originare una grande passione. Questo ovviamente sensibile delle tue scelte. È comunque, ti ripeto, in amore secondo me un mese nel quale le novità non mancano, o comunque non manca quella che è magari il rivelarsi o il consolidarsi di un qualcosa che percepiamo nuovo, anche se viene dal passato, viene da una persona già conosciuta. Stesso identico discorso sul lavoro, in particolare per la luna, se una persona lavora in solitudine, se sei padrona di un'azienda, se porti avanti la tua dimensione lavorativa, se vuoi trasformare il tuo hobby in un lavoro, ecco, l'otto di denari è una carta di certezza, di sicurezza. L'imperatrice è una carta certamente di grandi energie, magari poco direzionate, però sicuramente rappresenta una donna, poi se sei uomo volgila, con le capacità di riuscire a costruirsi una solida carriera. E questo anche la regina di bastoni potrebbe rappresentare. Qui c'è una continuità rispetto a quello che tu fai sia in amore che nel lavoro, che ti porta da una luna che è anche carta di viaggio, di spostamento. Per alcuni luna regina di bastoni imperatrice probabilmente sarà proprio uno spostamento, un viaggio, per altri potrà essere proprio l'avvio di una relazione o in alcuni casi di una convivenza. Comunque ecco, qui è un crescendo di un progetto importante o di una relazione o di una conoscenza importante che porta poi a una realizzazione nel tempo veramente molto forte. Qua c'è proprio un andare dritti, qui sei sulla 1 e ti stai facendo tutto lo stivale tranquillamente. Solo in pochi casi, secondo me, imperatrice e regina di bastoni vanno a rappresentare due persone, quindi o due donne, ma ti ripeto, poi qui bisogna vedere un po' tu se sei uomo, se sei donna, insomma, due persone, diciamo, che potrebbero rivelartisi o con le quali magari potrebbe esserci con una già un qualcosa di avviato, non necessariamente un rapporto, ma
magari potrebbe esserci un'empatia, una simpatia, oppure in alcuni casi addirittura proprio un rapporto, che però vanno ad essere appunto inflazionate dal ritorno di un'altra persona dal passato. Ecco, in pochissimi casi mi sento di dire questo, perché anche questa luna mi può rappresentare proprio il riaffacciarsi di un qualcuno. Sì, secondo me potrebbe essere anche così. Vediamo un po' per te che hai scelto la variante del calcedonio giallo. Andiamo a mettere le carte di chiarimento. Allora, il matto. Sì, qui è un mese... L'amore è predominante in questo mese comunque. La torre addirittura. E il 2 di spade. Sì, io credo di sì. Credo che lo sbocciare di un qualcosa con una persona che già è nella tua sfera energetica sia il primo dei significati di queste carte. Matto e torre, c'è proprio un'energia che si rivela, che più che si rivela che si consolida, una presa di coscienza, c'è anche molta sessualità qua. 2 di spade, carta però di fermezza, carta di pazienza, carta di amicizia, carta di distensione, carta di fine di un conflitto, quindi ci sta anche, come ho detto prima, il ritorno che viene un po' a insidiare una situazione che si sta aprendo, che si è già aperta, o comunque a livello lavorativo ci sta una grande esplosione di creatività, soprattutto qui se lavori con l'arte, se lavori per conto tuo, che ti porta poi a riuscire ad instradare con Imperatrice su 2 di spade una buona situazione, un'ottima situazione direi di realizzazione personale. Quindi è un mese nel quale diciamo che vai dritto o dritta verso quella che è. Qui secondo me vanno un po' ad essere penalizzate le persone che sono alle dipendenze di un qualcuno. Potrebbe esserci un po' magari l'avere una grande voglia di rinnovamento, anche di mettersi in luce, anche di creare, anche di fare, che però va un po' ad essere smorzata da questo 2 di spade che alla fine smorza un po' gli entusiasmi. Però ecco, anche se sei alle dipendenze di un qualcuno, qui non la vedo male, cioè non è che per questo poi il mese ti va a portare male. Secondo me qua potrebbe essere un mese nel quale comunque alla fine parti appunto da un'incertezza di fondo che poi improvvisamente fa scoppiare una grande novità nel tuo quotidiano, una torre sull'8 di denari, comunque alla fine una routine che viene spezzata da una rivelazione, da una presa di coscienza, da un'illuminazione, da un crollo, che però nelle carte seguenti non mi dà situazioni brutte, mi dà situazioni belle, quindi comunque alla fine c'è sempre un lieto fine. La pace interiore ritrovata o anche l'ottenere giustizia su una situazione che ci ha fatto appunto chakra, giustizia non si intende solo quella dell'uomo, anche quella divina, che ci ha fatto magari spendere tante energie, sono altri dei significati del 2 di spade. Con un'imperatrice mi va ad essere ancora più forte, ancora più importante a livello di rinnovo. Quindi un mese stupendo per te che hai scelto la variante del calcedonio giallo. Andiamo a vedere con gli oracoli. Partiamo dall'Ancient Feminine Wisdom, vediamo un pochino che cosa vuol dirti. Per te che hai scelto la variante del calcedonio giallo. Elena, bellezza, accipicchia. Allora, carta molto importante, Elena, fa riferimento a quello che è il prendere la vita senza superficialità, senza troppa vanità, che è un po' anche poi una delle qualità
contro le quali ci ci dà il monito la carta dell'imperatrice. Ma la sorpresa, diciamo, in questo senso è molto più bella di una semplice lezione inerente alla frivolezza o alla vanità, perché ci dice: ok, fai attenzione, perché qui arriva proprio una grande energia ad avvolgerti la vita, quindi comunque non decentrarti, non cedere poi alla vanità, perché rischi poi di vanificare anche tutto. In realtà quello che ci sta dicendo è qua, quello che devi riuscire a far funzionare questo mese, che devi comprendere, è il livello di autostima, perché poi in realtà è quella che ti va a creare le opportunità. È il fatto che comunque tu sei equilibrato, equilibrata con te stesso, te stessa, e quindi di conseguenza sai che l'autostima deve diventare un carburante importante per il tuo motore interiore, però non deve diventare troppo oppressiva per gli altri. Quindi devi riuscire un po' a cercare di destreggiarti su queste energie che sicuramente arrivano proprio a solleticarti nella parte della vanità, dell'autostima. Si torna molto al discorso della bellezza, del coinvolgimento emotivo qua. Quindi su questo magari facci un attimino di attenzione, perché poi potrebbe anche essere, come ho detto io, che c'è qualcosa che si sta costruendo o che si inizierà a costruire e un ritorno che viene un po' a sedurre, quindi fai attenzione a questo. Ma al di là di questo, la carta di Elena ci parla proprio di un momento in cui l'energia della bellezza attraversa tutta la nostra vita, quindi sicuramente quello che ti sta dicendo: apriti, se non sarà a marzo sarà nei mesi successivi, comunque apriti all'idea di una energia di bellezza che va ad avvolgere poi quella che è la tua vita. Vediamo anche il Magical Botanical che cosa vuole dirci. Il Tassaco. Allora, guarda, il Tassaco, lo sai, quando compro un oracolo nuovo, soprattutto se in inglese poi mi metto a tradurlo, e qui ci sta dicendo che è il tempo e il luogo giusto per te per risplendere e anche per abbracciare il successo. Lo sto traducendo in maniera molto libera, però il senso è quello. Indica un buon successo, una buona fortuna negli affari e comunque in generale nella vita. Diciamo che va un po' a ribadire tutto quello che è stato detto fino ad ora. Comunque qua fai attenzione, forse il monito, lo so che magari a parlare di moniti un po' moraleggianti uno rischia anche di essere preso sulle scatole, però ecco, qui il monito è: fai attenzione, perché le seduzioni da questo periodo, marzo, comunque in generale da marzo in là, saranno tante, i successi saranno anche tanti, però ecco, fai attenzione a saper poi far prevalere anche la razionalità, perché nulla ti è precluso, però devi riuscire a goderlo in maniera sana questo successo. E soprattutto, se c'è un ritorno, qui ritorno inteso anche come ex, dagli 2 labbrate e rimandalo a casa sua. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato un mese di marzo davvero esplosivo. Un'energia veramente forte, veramente bella, che porta a un mese interessante, ricco di novità, ricco anche di grandi possibilità. Io spero che questo interattivo ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuti. Ti do appuntamento alla prossima video lettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la video lettura interattiva numero 207.
Che palle. Versioni che sono veramente belle. Questa volta l'interattivo è veramente un interattivo minchione perché ti sei bloccato. La seconda sarà la Agatha, vaffanculo, rifalla. Quindi prima di lasciarti però le 3 varianti devo rifarlo da capo perché è venuta una merda. 107. Che cosa mi porta la minchia? Perché deve rifarlo. Primavera, almeno quella astronomica, il